Ciao a tutti e benvenuti o bentornati al mio canale, mi chiamo Alessia e si aggiorna e oggi progetteremo il tema di giugno che sarà ispirato al meteo che ultimamente è pioviginoso, quindi noi faremo un sole con una nuvolina. Quindi il tema di giugno sarà sole con nuvole, quindi parzialmente nuvoloso, così, lo definiamo così il tema di giugno. Quindi non speriamo nel sole perché sperare nel sole è troppo un mito ancora troppo distante, ma speriamo almeno nel parzialmente nuvoloso e niente, quindi sarà tutto così, non ho ancora idea di come lo farò perché non l'ho ancora fatto, anche se di solito ve lo racconto all'inizio, io non l'ho ancora fatto questa volta, quindi lo vedremo insieme e sarà principalmente illustrato con nuvolette, sole eccetera e penso che comunque utilizzerò colori neutri, quindi come grigio, azzurrino, giallino, questi colori qui, anche il font sarà coccoloso come le nuvolette. E niente, quindi questo è il tema di giugno, spero vi piacerà, come sempre tutto quello che ho utilizzato lo trovate giù in info box, anche la pagina delle mie ceramichine, che per chi se l'è perso nell'ultimo video di maggio ve ne parlo, quindi tornate al video di maggio e guardatevelo. In ogni caso giù trovate anche la mia nuova pagina di ceramichine, che se vi va andate a seguirmi, seguitemi anche comunque su Alessia Giorna, che è dove che faccio queste cose, quindi se vi interessano queste cose andate a seguirmi là. Ecco, vi auguro una buona visione e ci vediamo tra poco. Eccoci, quindi ho iniziato questo video disegnando con voi le pagine. Di solito non lo faccio mai, però dato che sapete che ultimamente dedico gran parte delle mie energie alle ceramichine, qui mi ritrovo sempre ad avere pochissimo tempo, quindi ho deciso di fare tutto un video in cui vi disegno tutto quanto, qualsiasi cosa. Quindi, come dicevo, sarà tutto incentrato sulle nuvolette. Non sono troppo fiera delle ultime pagine di questo tema, quanto le prime, sì, carine, sono coccolose, ci stanno. Quindi ho iniziato con un colore azzurrino un po' più scuro per identificare le nuvole che volevo fossero, diciamo, l'elemento principale che spiccasse, diciamo, nella pagina, e poi appunto ho aggiunto con un azzurrino più chiaro delle ombrette in modo da dargli un po' più di cicciottezza, chiamiamola così. Poi ho aggiunto il sole, ho creato, diciamo, la scritta June con l'effetto appunto del sole, quindi come se fosse un sole che spicca tra le nuvole, come appunto speriamo che sia, quindi speriamo questo giugno spicchi tra le nuvole e porti del sole. E l'ho fatto nero, sì, perché farlo giallo non si sarebbe visto, quindi vabbè, ho fatto la scritta nera, ma perché in realtà non è nero, è un grigio antracite, perché appunto si spiccava meglio e giallo non si sarebbe visto, quindi diciamo mi piace comunque il contrasto che crea. Nella pagina di fianco ho come sempre ho scritto una quote che è "Find the beauty in cloudy days", o in a cloudy day, e anche qui ho usato sempre questo font un po' ciccione per la prima parola. Poi The Beauty ho usato lo stesso colore delle nuvolette, in A sempre la ciccionezza di June, e poi ho fatto tipo questo effetto, diciamo, ombra su Cloudy Day, sempre con lo stesso colore, cioè sempre con lo stesso nero, che dava un po' questo effetto, diciamo, nuvoletta che svanisce, tipo, no? Dai, mi è venuto quasi bene questa paginetta. Qui ho scollato via le briciole perché appunto avevo cancellato con la gomma pane, e questo è il risultato, cover page approvata. Passiamo quindi al month calendar, che anche qui ho fatto tutto inizio con voi, quindi appunto ho disegnato tutto quanto e ho iniziato con diciamo i due box, quello delle spese e quello degli incomes, che sono quelli che mi definiscono più o meno la dimensione ogni mese. Poi in realtà il month calendar sapete che non lo uso tanto, quindi lo faccio sempre più piccolo, finirà che prima o poi lo faccio proprio sparire perché non lo uso, mi segno solo, diciamo, quelle cose proprio impellenti nel mese, come può essere magari il compleanno, quelle cose lì, ma per le altre cose uso sempre il calendario del telefono perché è più comodo. Quindi anche qui ho fatto le nuvolette che ho messo per ogni giorno della settimana, ho scritto month calendar con lo stesso colore delle nuvolette e poi ho fatto le nuvolette nella pagina di destra con il sole e tutto quanto. Fino a questo livello la pagina di destra mi piaceva e quella di sinistra no. Mentre vedrete tra poco che quella di sinistra prende un po' più di corpo, perché gli ho fatto, diciamo, una nuvola sotto che dava l'effetto che il month calendar fluttuasse sulla nuvoletta, e poi ho voluto aggiungere un altro sole perché mancava quella percentuale di giallo nella pagina di sinistra che mi infastidiva e non sapevo dove mettere. Forse avrei dovuto a posteriori
fare dei piccoli soli al posto delle nuvolette nei giorni della settimana, in modo che bilanciavo il tutto quanto. Quindi se voi dovete replicarlo vi consiglio di fare dei piccoli soli al posto delle piccole nuvolette, perché fanno meno casino secondo me. Comunque, poi ho scritto June con lo stesso font della cover page, qui l'ho fatto un po' che veniva coperto dalle nuvolette, e come idea mi è piaciuta, non so perché non l'ho fatto nella cover page, forse sarebbe stato carino anche nella cover page. Comunque in ogni caso dai, è venuto bene anche questa, e in linea di massima come pagina è venuta carina. Da qui in poi è stato un disastro, nel senso che speravo venisse meglio questo Habits Tracker, me lo immaginavo meglio almeno, poi è venuto un po' una schifezza, e soprattutto ste nuvolette che non avevano alcun senso di esistere e i numeretti non ci stavano dentro, quindi vabbè. E quindi niente, ve l'ho anche velocizzato di più questa parte del video perché a me non piace per niente, e non saprei che consiglio darvi per semplificarla. Probabilmente aggiungere le nuvolette intorno agli habit tracker senza includere gli habit dentro la nuvoletta, perché fatto così non mi piace, almeno come l'ho fatto io, magari voi riuscite a farlo meglio. Detto questo, siamo arrivati alla fine con il recap dei mercatini. Fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo nel prossimo video.